Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o luna o Venere nel leone. Oggi ti presento il tuo vero amore, è una lettura che abbiamo fatto tanti anni fa, ma le renderemo ancora più attualizzata, più profonda, più sciamanica e più reale possibile. Ognuno di noi è in cerca della propria missione, il proprio daimon, il proprio amante mistico, sposo celeste o sposa celeste, che ritroviamo in ogni cosa che facciamo, perché quando parliamo di divino è da intendersi l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E oggi andiamo su un profilo romantico, su quell'aspetto in cui il tuo amante mistico si manifesta in una persona incarnata. E quindi ti presento il tuo vero amore, la tua anima gemella, la puoi avere già incontrata oppure non ancora sotto forma di persona. E allora oggi andiamo a fare una lettura bellissima, un viaggio insieme. Ti consiglio di prepararti magari una bella tisana, un bel tè, qualcosa da bere, da sorseggiare mentre attraversiamo questo sentiero insieme. Leone, il tuo ardore brilla come luce dorata. E allora andiamo a vedere questo tuo amante mistico che risuonerà perfettamente con le corde più profonde della tua anima. Questo non è solo un incontro romantico, è un rito che accende la tua essenza e risveglia la tua missione, integrando appieno l'archetipo del leone. E quindi immagina il tempio del sole, immagina delle colonne dorate che riflettono la tua luce, una radura luminosa che celebra la tua grandezza. Magari farlo ad occhi chiusi. Ecco, tra queste colonne dorate entrerà colui o colei che illumina la tua vita, che cammina accanto a te con coraggio, con ardore e gioia, pronto a condividere la tua fiamma e a rafforzarla. Quindi, ragazze e miei ragazzi, preparate il cuore, il tuo viaggio verso il vero amore sta per iniziare. E l'incontro che ti attende è un rito di luce, passione e potere condiviso. Allora, bellissimo, mi sono scritta qui la scaletta da seguire. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. La divideremo in 2 atti. Nel primo atto metteremo 10 carte corrispondenti alla tua anima gemella, al tuo amante mistico. Nel secondo atto metteremo 6 carte che riguardano te. Vediamo. Allora, prima carta del primo atto, l'essenza, l'anima, la natura profonda. Aspetta, fatemi spostare queste. Ok. L'essenza, l'anima, la natura profonda. Seconda carta, il dono, ciò che porta nella tua vita questa persona. Terza carta, la luce, la sua qualità più bella. Quarta carta, l'ombra, ciò che ti fa crescere. Quinta carta, il corpo, il suo aspetto fisico, la sua presenza, la sua sensualità. Sesta carta, il suo stile, come si muove, com'è il suo modo di fare, com'è la sua energia quotidiana. Settima carta, il suo cuore, come ama questa persona, come si apre all'altro. Ottava carta, la sua mente, come pensa, come comunica, come sogna.
Nona carta, il suo lavoro o la sua vocazione. Qual è il tipo di attività o di talento a cui è predisposto? La sua via di realizzazione. Decima carta, 5 di denari. Magari ha lavorato sulle sue insicurezze. Allora, decima carta, conclusione del primo atto, la missione comune. Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Poi mettiamoci questa per dividere il secondo atto. Atto secondo, tu, la tua energia attuale, dove stai vibrando? Dodicesima carta, ciò che attrai, che tipo di relazioni magnetizzi? Poi, tredicesima carta, la lezione karmica, ciò che hai già vissuto e compreso. Quattordicesima carta, il nodo, ciò che blocca l'ingresso dell'anima gemella o l'ha bloccato fino a questo momento. Quindicesima carta, il gesto di liberazione, il rito o l'atteggiamento che apre la porta, cioè come ti devi predisporre. Ultima carta del secondo atto, sedicesima, la chiave dell'incontro. Come, dove e in che dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Ti presento il tuo vero amore. Allora, qual è l'essenza di quest'anima, di questa persona? Il 6 di bastoni è la sua essenza. La sua anima è un guerriero vittorioso. Ha attraversato tante prove, ha superato ostacoli e ha conquistato la sua luce. Non è un arrogante, ma porta con sé la sicurezza di chi sa chi è, di chi sa che cosa vuole. Questa forza risveglia in te, che sei del leone, il senso della tua regalità interiore. Risveglia in te il coraggio di brillare e l'orgoglio sano di esprimere il tuo ardore senza timori. La sua energia ti insegna che il riconoscimento vero nasce dall'autenticità e dalla dedizione al proprio cammino. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere qual è il dono, no? Il dono, ciò che porta nella tua vita, sì, il dono. L'eremita ti porta alla saggezza della solitudine e dell'introspezione. Non è un amore superficiale questo, anzi, questo amore guida il tuo cuore a guardare dentro di sé, a trovare la luce e il senso della tua vita. Con lui o con lei impari che la vera forza nasce dall'equilibrio tra azione e riflessione, tra passione e discernimento. La sua presenza ti mostra il valore del silenzio e della riflessione profonda. Questo è il dono, fortissimo. Wow. Qual è la sua luce? Qual è la sua luce? Wow, l'imperatrice. La qualità più bella del tuo amore è la capacità di creare e di nutrire. È la capacità di trasformare la vita in abbondanza e bellezza. È generoso questo amore, è sensibile, è creativo. E con lui o con lei
impari che l'amore non è solo emozione, ma anche azione concreta. L'amore è anche nutrimento reciproco, l'amore è anche manifestazione di crescita condivisa. Questo amore ti insegna la dolcezza della cura e la magia della fertilità emotiva e spirituale. Bellissimo, bellissimo. Qual è l'ombra che ti porta, che ti fa crescere? Ah, ci picchia, la regina di bastoni. Il tuo amore ti sfida a confrontarti con l'indipendenza e la passionalità. Ti insegna che la libertà e la forza interiore sono potenti solo se armonizzate con empatia e ascolto. Perché? Perché ti porterà delle situazioni che ti mettono alla prova. Per esempio facendoti confrontare con delle gelosie, oppure facendoti confrontare con l'orgoglio, oppure facendoti confrontare con dei momenti di tensione. Perché? Per farti crescere, per farti integrare la pienezza del tuo ardore. Questa è l'ombra. Wow. Vediamo il corpo, com'è fisicamente, vediamo un po' com'è. 6 di denari. Guarda, fisicamente emana equilibrio, fascino e magnetismo discreto. Cioè, qua vedo una sensualità naturale, una sensualità elegante, non ostentata, non ostentata. È come se invitasse alla fiducia e all'avvicinamento questa sua sensualità. Il corpo qua lo vedo come uno strumento di armonia, cioè ogni gesto, ogni movimento che fa riflette generosità e cura. È come se creasse un'energia accogliente e seducente, mi spiego? Sì. Vediamo il suo stile. Paggio di spade. Guarda, nel quotidiano quest'anima, questa persona si muove con curiosità, con leggerezza, con prontezza mentale. Porta molti stimoli, porta novità e anche delle osservazioni acute. Crea molto dinamismo, dinamico, non è statico, apertura nel rapporto, cioè ti mostra l'importanza della mente vivace e dell'adattabilità. E ti mostra anche come la comunicazione chiara possa essere affascinante e trasformativa, in questo dinamismo, mente vivace, sì. Ok. Vediamo adesso come ama, come ama. Il mago. Come ama il mago. Ama con creatività e potere. Ama trasformando ogni gesto in magia. Cioè la passione che porta questa persona fa emergere il meglio di te e ti insegna che l'amore è alchimia. Ti insegna che l'amore è azione, dove intenzione ed energia che si fondono per creare armonia, gioia, meraviglia condivisa. Un mago. Sì. Vediamo nella sua mente. Qua abbiamo la mente, giusto? Sì. Come pensa, come comunica, come sogna. Ah, il 2 di coppe. Pensa e comunica in sintonia con il cuore. Le sue parole sono condivisione e intesa. I suoi pensieri si intrecciano ai tuoi come danze armoniche. La mente e il cuore si fondono e con lui o con lei impari che un dialogo autentico e una connessione emozionale profonda sono la vera intelligenza dell'amore. Bellissimo, bellissimo. Vediamo qual è il suo lavoro, la sua vocazione, quello che lo fa evolvere, no? Il 9 di denari, il 9 di bastoni. È resiliente,
è determinato, è perseverante, cioè qua la sua energia professionale o la sua energia creativa è volta a costruire e proteggere ciò che ama. Quindi costruisce e protegge ciò che ama. Questa carta in questa posizione ti dice che quest'anima ti insegna l'importanza della dedizione, l'importanza della costanza, ti insegna il valore della propria missione. Ti insegna anche come la forza interiore sia uno strumento per realizzare sogni e progetti condivisi. Una persona di tutto rispetto, Vediamo qual è la missione comune. Il 10 di coppe, bellissimo. Insieme siete chiamati a costruire un amore completo e gioioso che illumina le vostre vite e diventa un esempio di unione autentica. Bellissimo. Bellissimo. Cioè la vostra missione è armonizzare i cuori, sostenervi a vicenda e manifestare nel mondo la gioia, la stabilità e la bellezza dell'amore condiviso. Mi spiego? Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ok, passiamo al secondo atto. Vediamo te, lo specchio interiore, tu, la tua energia attuale. Caspita, col Papa. Guarda, stai vibrando con alti valori, stai vibrando con saggezza, con guida spirituale. Io qua vedo che cerchi stabilità, cerchi strutture, cerchi un senso profondo nelle relazioni. E questa energia bellissima qui ti prepara a riconoscere il vero amore quando arriva. Hai già una potente energia che sai perfettamente riconoscerlo in quello che ti ho descritto. Se non lo vedi in questo che ti ho descritto, cambia, perché è questo, va bene? Ok, vediamo ciò che attrai, ciò che stai attraendo, ciò che attrai. Ah, il 5 di spade. Guarda, attrai relazioni che portano insegnamento e confronto. Attrai relazioni, attrai esperienze complesse che ti preparano, che ti stimolano, che ti permettono di crescere prima di entrare nella vera intimità dell'anima. Magari le hai attratte fino a questo momento, queste esperienze qui. Esperienze complesse che ti hanno preparato, stimolato, ti hanno fatto crescere prima di entrare nella vera intimità dell'anima. Sì. Vediamo la lezione karmica, ciò che hai già imparato. Beh, guarda, ci sei, paggio di denari, guarda, io ti dico che hai già imparato a muoverti con disciplina, con concretezza, con attenzione al valore delle azioni, quindi questa esperienza ti permette di riconoscere chi ha radici solide e cuore sincero. Va bene? Con queste esperienze che hai fatto, tu sai perfettamente riconoscere chi ha radici solide, chi ha un cuore sincero, perché le esperienze ti hanno forgiato. Sei un ottimo punto, per riconoscere l'amore vero, per farlo entrare o per viverlo. Ok. Vediamo qual è il nodo affinché possiamo farlo entrare bene questo amore, no? L'8 di denari è il nodo. L'8 di denari è il nodo. Guarda, sai che cos'è che blocca l'incontro, l'ha bloccato fino a questo momento, non permette di far fluire la personificazione di questa persona? Il bisogno di controllo, l'attaccamento, il desiderio di sicurezza materiale. Questa carta mi dice in questa posizione che solo lasciando andare questi pesi il tuo amore vero potrà manifestarsi pienamente. Magari lo stai già vivendo con qualcuno, Affinché tu lo riconosca, questo peso va lasciato andare. Vediamo qual è il gesto di liberazione che devi fare. Wow, il sole, qua ci sei tu. Apri il cuore alla gioia.
Apri il cuore alla luce, apri il cuore alla fiducia, perché qua mi dice che la felicità piena è la chiave che fa entrare l'amore autentico. Non arriva lui, arriva lei e sono felice. No, no, quello è proprio l'opposto. Sono felice, per questo arriva lui. Cioè, sono felice, per questo arriva lui. Quindi, o lei, apri il cuore alla gioia, alla luce, alla fiducia nel divino. Perché qua la felicità piena è la chiave che fa entrare questa persona. O la riconosci con questa chiave qui. Andiamo a vedere subito la chiave dell'incontro, il riconoscimento. Bellissimo, la stella, bellissimo. Il riconoscimento dell'anima gemella avviene nella risonanza, avviene nella... passatemi il termine, sapete che non mi piace la parola speranza, la usiamo per intenderci. Il riconoscimento dell'anima gemella avviene nella speranza condivisa, nella luce che guida entrambi. Cioè questo è un incontro che appare quando i cuori sono pronti a fondersi nella consapevolezza e nella fiducia reciproca. Facendo quello che ti ho detto qui, tu lo riconosci, si fondono. Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove le potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. È una persona audace, è una persona che per riconoscerla anche qui ti dà un grande indizio, che fa dei colpi di testa alla sana follia, pur di vivere quell'attimo eterno. Se non è così, non è questa figura. Ok? Attimi di sana follia. Ok. Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me, perché troppi aspettano un mio errore per averti. E questo è un conquistatore o una conquistatrice. Questa è una persona che si dà conto del tuo valore altissimo e che fa di tutto per darti. Fa di tutto per tenerti con sé nel senso più puro del termine, cioè riconoscendo il tuo valore, sa che qualcun altro potrebbe prenderti se lui stesso o lei stessa non ti dà ciò che meriti. Una persona molto audace, questa è la tua persona, questa è la tua anima gemella. Cos'altro? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Cioè, questa persona si dà completamente e vuole darti tutto perché si accorge del tuo valore affinché possa darti tutto quello che nemmeno lei stessa ha mai percepito. Potentissimo, potentissimo. Vediamo un po' cosa ci dice lo sciamano. Tu stai riprendendo? Sì. Che indicazioni ci dà lo sciamano sull'essenza di questa persona? Ancora, sull'essenza, su quell'essenza del 6 di bastoni. Guarda, questa è una persona che guarda la vita con occhi completamente nuovi, come se fosse un bambino, quindi è pura questa persona. Il fanciullo è la carta che mi dice adesso che ti guardi allo specchio, riesci a guardarti con occhi nuovi come se fossi un bambino o una bambina? Con quegli occhi del sole.
la gioia. I bambini sono gioiosi a prescindere, ovunque stanno, ovunque li porti. Ecco, questa è la chiave per la manifestazione del tuo amante mistico e della tua anima gemella. Allora si riesce a guardare tutto con una gioia imperitura, così come si chiama nello yoga sciamanico il cosiddetto piacere immoto. Allora questa persona si manifesta, si incarna davanti a te. Perché il tuo amante mistico, la tua anima gemella sei tu. Sei tu nella forma più realizzata. Allora questa carta ti dice: questa è una persona che guarda tutto in modo puro. Tutto è puro per i puri, diceva qualcuno. Siamo noi che con il nostro giudizio sporchiamo le cose. Giudicando le cose in un certo modo, quelle cose ci faranno male per come le giudichiamo. Allora dice: ripulisci tutto, perché questa persona è un puro. Ok. Cos'altro? Fidati di ciò che non vedi. Lo specchio velato. Fidati di ciò che non vedi, perché questa è la prova. Fidati di ciò che non vedi. Lo specchio velato ha a che fare con l'illusione di ciò che vedi, no? I tuoi sensi. I tuoi sensi sono governati dalla mente razionale. Le sensazioni. C'era un grande professore dell'università che non era proprio il mio professore, l'insegnante di biologia che conobbi straordinario, mi disse: la sensazione è diversa dalla percezione, è l'ottava superiore. Vabbè, questo era un illuminato, straordinario. E le sensazioni sono governate dalla mente razionale. La percezione, noi la chiameremo intuizione, no? Non è mutuata dalla mente. E quindi dai fede alle tue percezioni. Noi diciamo sensazioni per intenderci, però la percezione è qualcosa che non è opinabile, non è manipolabile, perché non è mutuata dalla mente. Cosa ti sta dicendo in sostanza questa carta? Fidati di ciò che non vedi. Ok. Cos'altro? Perché ti si sta per aprire qualcosa dove godrai in un brodo di giuggiole, il Gran Turco. Il Gran Turco è la carta più bella di questo mazzo. Ti dice: hai talmente tanta prosperità che adesso condividila con il mondo intero. E guarda che sequenze, guarda tutto con occhi nuovi, il fanciullo. Sii felice a prescindere, per la vita, per il respiro. Pratica uno yoga sciamanico che ti fa entrare in questo stato ampliato di coscienza con quello del bambino. Fidati di ciò che non vedi e avrai una prosperità straripante. Quindi mi verrebbe da dire, ritorniamo al Tempio del Sole, a quelle colonne dorate che abbiamo enunciato prima. E che, ecco, nel Tempio del Sole colonne dorate si stagliano verso l'alto e radure calde riflettono la luce del leone. Qui appare l'amante mistico. Non è un semplice compagno o compagna, ma un risveglio dell'essenza e della missione del tuo cuore regale. Vincente, carismatico, sicuro di sé, porta saggezza e introspezione, illuminando la tua via con la generosità, la creatività e la cura. Ti sfida a integrare ardore e disciplina, ma la sua presenza fisica armoniosa e magnetica ti riscalda e il suo stile così curioso, così leggero, rendono ogni giorno un invito a vivere pienamente. Ama come un mago e trasforma tutto come un mago. Comunica e sogna con intesa profonda e il suo lavoro dimostra resilienza e dedizione.
La missione comune è creare un amore completo e gioioso. E tu cosa devi fare? Per accoglierlo devi lasciare andare il controllo e le paure materiali, aprire il cuore alla gioia e alla fede e riconoscere la stella che guida i vostri cuori. Bellissimo, bellissimo veramente. In buona sostanza qua ti sta dicendo che arriverà una persona che accende, stimola, sostiene e trasforma. Insieme costruirete un amore potente, un amore luminoso, un amore autentico, che vi farà emergere nella vostra grandezza e nella vostra missione condivisa. Bellissimo, bellissimo, quante emozioni queste stese mi stanno dando, bellissime veramente. Tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Questo è il vostro amante mistico, il vostro spirito guida, colui che si incarna nella sposa, nello sposo celeste, affinché voi possiate avere un'idea. Sapete che le idee, come dicevano gli antichi, è idola, sono dei. Questa è l'idea che ti serve per nascere e sbocciare come il tuo archetipo del segno. Quindi puoi averlo già conosciuto, può essere questo che sta arrivando, fatto sta che questa è l'idea che devi avere per procreare il tuo destino glorioso. Ok? Detto questo concludo qua, mi raccomando ragazze mie ragazzi, studiate e praticate, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.